Benvenuti. Nel video di oggi vediamo l'organizzazione degli sketch di Arduino per la gestione dell'apricancello. Lo sketch è organizzato su diversi file, cioè su diverse schede come le chiamate di Arduino. Una scheda principale che contiene la function di setup e di loop, più un'altra serie di file C che raccolgono le varie funzioni richiamate da setup e da loop. Seguono poi una serie di header file che raccolgono le definizioni di variabili globali, di costanti utilizzate all'interno del programma. Vediamo nel dettaglio. Partiamo dalla scheda principale che, come abbiamo detto, contiene la function di setup e la function di loop. Inizia con la definizione di alcune variabili, le vediamo poi nel seguito dopo aver chiarito le altre schede, le altre parti del software. Poi dichiara, fa l'include delle librerie, l'IPRON per la gestione appunto dell'IPRON di Arduino per la memorizzazione dei parametri, software serial per la comunicazione con SIM800 e la libreria VDT per la gestione del watchdog. Le include perché mentre i file.c vengono richiamati automaticamente al momento della compilazione, i file.h, cioè gli header file, devono essere dichiarati con un include all'interno dello sketch. Poi si apre la software serial, parte la procedura di setup che non fa altro appunto che aprire la software serial, iniziare la comunicazione con SIM800 e verificare che è tutto disponibile, e poi inizia il loop che vediamo un po' più nel seguito. Gli altri file, come detto, raccolgono le funzioni e sono normalmente le varie funzioni raccolte per il tema, diciamo così, per l'elemento che gestiscono. Ad esempio una serie di procedure, di function dedicate alla gestione del LED che definiscono lo stato di accensione e le temporizzazioni di accensione e di lampeggio dei vari LED, una serie di procedure per la gestione della rubrica telefonica, come sapete sulla SIM card telefonica, una serie di procedure per la gestione della comunicazione con SIM800 e quindi per la formazione, l'invio e l'invio dei comandi e l'interpretazione dei messaggi ricevuti da SIM800, una serie di procedure per la gestione in particolare l'SMS, cioè dei vari comandi che vengono ricevuti via SMS e la loro interpretazione ed esecuzione, il comando list, il comando master, eccetera, e poi una serie di procedure per la gestione della comunicazione seriale, sia sulla software serial verso il SIM800 che sulla USB verso il monitor seriale in fase di diagnostica. Seguono poi, come abbiamo detto, gli header file. Un primo header file raccoglie le define, cioè le costanti che vengono utilizzate in tutto il programma, a partire dalla definizione della posizione dei pin e dell'utilizzo dei vari pin. Non so se la software serial ha utilizzato i pin 2 e 3 piuttosto che l'assegnazione dei vari pin di Arduino per le singole funzioni, fino alla definizione dei parametri di temporizzazione per il lampeggio dei LED o per le altre attività all'interno dello stesso Arduino. Un ulteriore header file raccoglie la definizione delle variabili globali, cioè variabili che definiscono lo stato della macchina e le varie funzioni che sta svolgendo, ad esempio una variabile che definisce lo stato della linea GSM in modo che sia disponibile per tutte le funzioni utilizzate all'interno del programma, che definisce quindi lo stato della linea, se ci sono problemi sulla linea, se non è agganciata alla linea, se ci sono dei guasti. Una variabile che definisce invece lo stato delle attività con il SIM800, se ci sono chiamate in entrata, SMS in entrata e in uscita o se non ci sono attività particolari in corso. Una variabile che definisce lo stato invece della gestione del cancello, se sta aprendo il cancello oppure non ci sono appunto attività sul cancello. Un'altra variabile che dice se lo stato è stato
se l'orologio è stato correttamente impostato al momento dell'accensione, o se per qualche tipo di problema di mancata configurazione non è stato aggiornato e quindi non è aggiornato al tempo reale. Un'ultima variabile globale che definisce se è in corso o meno il reset della rubrica telefonica, cioè se è stato premuto il pulsante di reset e quindi siamo in corso di registrazione dei numeri nella rubrica telefonica avendo cancellato tutti i numeri precedenti. Rimangono due array che memorizzano, lo vediamo poi come viene fatto, il tempo medio e il tempo massimo di esecuzione di ogni procedura all'interno del loop. Questo per poter monitorare l'operatività del loop e l'esecuzione di tutto il loop in tempi corretti, in tempi ragionevoli per le funzionalità dell'apricancello. Torniamo allo schema. Oltre alla definizione variabili globali abbiamo un file che raccoglie la definizione delle macro per il debugging. Diciamo che il debugging in Arduino è solitamente effettuato attraverso scritture di messaggi sul monitor seriale. Questo io l'ho svolto attraverso la definizione di macro che permettono di attivare o disattivare la stampa di messaggi sul monitor seriale. Per questo motivo in testa alla nostra sketch principale c'è la possibilità di attivare o disattivare i vari livelli di test. Quindi se io attivo il livello di test per la EEPROM, vengono stampati, verranno convertiti, vediamo dov'è quello per la EEPROM, scusate, lo cerchiamo, verranno convertiti in messaggi serial print le macro print test EEPROM e quindi verranno stampati sulla monitor seriale i messaggi di diagnostica. Se la variabile test EEPROM non è impostata, la macro test EEPROM non è stata definita, non è stata impostata, questi altre macro print test EEPROM o println test EEPROM non verranno sostituite con niente, quindi non verranno stampati messaggi di diagnostica. Questo permette quindi di attivare o disattivare facilmente la diagnostica delle singole aree del programma nel momento in cui si vuole verificare la comparsa di eventuali problemi o di identificare eventuali anomalie. Ma nel mio caso si è reso necessario anche perché come si vede da qua, il programma ha raggiunto un'occupazione di memoria molto alta all'interno della flash EEPROM disponibile e quindi non è possibile attivare tutti i messaggi di diagnostica e fare una diagnostica estesa su tutto lo sviluppo del programma. Bisogna fare molta attenzione perché si rischia di salire velocemente sopra il 100%, quindi rendendo non eseguibile il programma. Faccio un esempio. Qui lo stavo facendo già, forse con liberato uno dei messaggi diagnostica. Se compilo il programma senza alcuna diagnostica attivata, il programma ha una occupazione del 94% della flash EEPROM. Se libero una fase di diagnostica, ad esempio la gestione della rubrica telefonica, vediamo che l'occupazione sale al 98% e quindi se io semplicemente libero i messaggi di diagnostica della gestione della rubrica e i messaggi di diagnostica che mi permette di controllare il lampeggio dei LED, supero la dimensione massima del programma
eseguibile e non posso utilizzare il programma. È per questo motivo quindi che la diagnostica l'ho framentata in molte aree per mantenere sempre sotto il 100% l'occupazione della flash apron del programma, anche con messaggi di diagnostica attivati. Anche nel programma scaricato sulla repository di GitHub e raggiungibile attraverso i link qui sotto nella descrizione, contengono tutti i messaggi di diagnostica utilizzati durante lo sviluppo del programma e sono utilizzabili liberando una delle define dei vari livelli di test da verificare. Gli ultimi header file da verificare sono quelli della gestione multilingua dei messaggi. Infatti io ho sviluppato il programma in 2 lingue diverse, in inglese e in italiano. In realtà sviluppare uno sketch multilingua è veramente semplice. Io ho fatto così, ho sviluppato il programma normalmente mettendo i messaggi di comunicazione, non so, andiamo a vedere quelli della gestione SMS, i messaggi di comunicazione, eccolo qua, in maniera semplice, scrivendo normalmente nella lingua prescelta, ad esempio italiano. Poi cosa si fa? Una volta terminato il programma si percorrono tutti i messaggi che vengono stampati, che vengono utilizzati, si sostituiscono con una macro e si raccolgono in un file separato. Ad esempio questo è SM33, io ho raccolto tutti i messaggi e l'SM33 era comando non riconosciuto. Ho raccolto questo messaggio, l'ho intestato con una macro e ho sostituito la macro all'interno del programma. Quindi stampando reply SM33 viene sostituito in fase di compilazione dalla voce comando non riconosciuto. Rendere il programma multilingua è molto semplice. Raccolti tutti i messaggi, come vedete non sono poi molti, sono una 60ina di righe. Basta duplicare il file e tradurre SM33 in command non recognized, quindi traducendo ogni messaggio nella lingua prescelta. Una volta fatto questo si antepone il gruppo di messaggi con una definizione globale di macro che ad esempio lang in oppure lang it, e poi per scegliere se compilare il programma in lingua italiana o in lingua inglese è sufficiente all'inizio dello sketch definire se si vuole lang in. Se si definisce lang in, tutte le macro verranno sostituite con il comando in lingua inglese. Se invece si commenta lang in e si definisce la macro lang it, tutte le varie macro verranno sostituite, dove era negli sms, tutte le varie macro verranno sostituite dalla corrispondente define in lingua italiana e otterremo il programma in lingua italiana. In questo modo è facile gestire la versione multilingua del software, è anche molto facile introdurre volendo una nuova lingua, basta creare un ulteriore file in lingua francese, tedesca o qualunque altra lingua, tradurre di volta in volta i singoli messaggi e poi in fase di compilazione anteporre la define corretta per generare il software nella versione di lingua opportuna, nella versione di lingua scelta. A questo punto ricordo ancora che gli header file devono essere dichiarati e dichiaro tutte le lingue, verranno poi attivate o meno dalla lingua che ho scelto. Queste sono le librerie, le abbiamo già viste. Abbiamo la gestione completa. Andiamo un po' nel dettaglio della gestione del loop. Come forse avevo già detto all'inizio, nei primi video di questa serie, ho scelto per la gestione dell'apricancello
una attività del loop in polling, cioè in esecuzione in serie di tutte le procedure da monitorare, da gestire e da eseguire, senza l'utilizzo di interrupt o dei timer fisici del microcontrollore. Ho scelto la gestione in polling perché non è molto utilizzata o non è facilmente utilizzabile la gestione via timer o via interrupt in Arduino con le IDE di Arduino, perché non sono messi a disposizione molti strumenti, o anzi non sono messi in assoluto a disposizione strumenti per la gestione degli interrupt e dei timer del microcontrollore, che peraltro sono anche piuttosto limitati. Ho realizzato un po' per esercizio una versione dell'apricancello utilizzando un modulo nucleo di STM ed è basata tutta al contrario attraverso l'utilizzo dei timer dei microcontrollori STM32 o attraverso la gestione degli eventi esterni rilevati attraverso gli interrupt. Se appare utile potrei realizzare anche una serie di video, qualche video concentrato su come ho realizzato questo tipo di organizzazione software con i moduli nucleo di STM. Ma torniamo a noi. Il loop quindi esegue linearmente le varie funzioni di gestione, a partire dalla gestione del watchdog, che deve essere resettato una volta ad ogni loop per evitare appunto il reset automatico della macchina, una procedura per la gestione della comunicazione sul serial monitor attivata soltanto in fase di diagnostica per ricevere comandi e inviare messaggi sulla serial monitor, la function che gestisce invece e controlla la ricezione di chiamate o di sms da parte del SIM 800, una procedura che gestisce e verifica lo stato della linea GSM, e lo stato della qualità, il livello del segnale, eccetera, una procedura che gestisce lo stato di apertura del cancello, il controllo del LED di chiamata e messaggi sms, il controllo del LED dello stato della linea GSM, la procedura che controlla se qualcuno sta premendo il pulsante di reset dell'apricancello, e la procedura che controlla se è il caso di cancellare qualche registrazione sulla rubrica avendo questa raggiunto la data di scadenza prevista. Come detto, bisogna fare in modo che il loop sia svolto in tempi corretti. Per questo ho fatto precedere ad ogni procedura la rilevazione del tempo attraverso micros e la memorizzazione quindi successiva dell'intervallo di tempo di esecuzione della stessa procedura. La procedura set timing calcolerà il tempo medio di esecuzione delle varie chiamate a GSM e CSQ e registrerà anche il tempo peggiore, il record, diciamo così, di esecuzione peggiore, più lenta della stessa procedura, in modo da avere a disposizione il dato in termini di diagnostica. E come vedete questa impostazione è fatta ad ogni chiamata, si rileva il tempo in micros, si esegue la funzione e si chiama procedura set timing con il delta temporale. Si rileva il tempo, si esegue la funzione e si chiama set timing, si rileva il tempo, eccetera. È fatto per ogni procedura in modo da avere controllato la tempistica di esecuzione di ogni singola procedura. Anche alla fine del loop si rilevano i tempi di esecuzione media e massima di tutto il loop su una variabile che è resettata ad ogni ciclo. Una volta compilato e caricato questo programma quindi sulla versione definitiva della PCB e del nostro Arduino Nano, potremo rispondere alle domande che ci eravamo posti all'inizio, domande che adesso possiamo tradurre in questo modo: ce la fa Arduino a gestire in tempi ragionevoli un loop così complesso?
riuscirà a gestire in tempi corretti tutte le varie attività da svolgere per la gestione della precancello? Dobbiamo semplicemente compilare questo programma finalmente e caricarlo sul nostro Arduino montato sulla PCB definitiva. Ma prima di arrivare a questo vorrei richiamare l'attenzione sulla gestione di millis e micros nella rilevazione dei tempi e nella gestione delle temporizzazioni. Infatti, se non utilizzati correttamente, possono nascondere delle insidie fastidiose e non le ho trovate spesso documentate nelle varie informazioni che si possono trovare online. Per questo motivo ho pensato di dedicare il prossimo video a queste funzioni e al loro utilizzo nella temporizzazione delle attività con Arduino. Ci vediamo al prossimo video.